Dopo ieri sera avevo un po' paura, lo confesso, perché sai, no, è una partita d'andata e abbiamo visto che non tutti ci tengono. Poi in realtà ci ricordiamo che perlomeno la Lazio in questo momento praticamente fa all in perché la situazione ambientale è quella che è, campionato ampiamente compromesso e sai, quindi te la giochi e di conseguenza se una delle due squadre se la gioca e deve farlo anche l'altra, se no poi so guai. E quindi è uscito fuori una partita che certamente ci ha accontentato. E dopo ieri non è che ci voleva chissà quale partita per farlo, però abbiamo visto 4 gol e soprattutto due squadre che, come dicevo prima, se la sono giocate con quello che avevano, no? Con il meglio che potevano. Sì, anche guardando proprio le formazioni, possiamo stare a discutere sul giocatorino, che ne so, la scelta di Kristovic piuttosto che Scamacca, però Kristovic ultimamente sta dimostrando e come, e ripeto, però già questo fa sì che poi per forza di cose vedi una partita interessante. Mi è piaciuto l'approccio dell'Atalanta, mi è piaciuto come ha ribattuto, anzi più che ribattuto e due volte è stata la Lazio a portarsi avanti anche con il primo gol veramente veramente bello e poi la, la, mh, l'Atalanta che non molla, non demorde, due volte la riacciuffa, anche perché la Lazio pianino, signori miei, prima di partire a razzo vi invitiamo, come se vi invitiamo, perché sto plurale, poi da dove esce fuori? Ci sono io qua, ci sono io. Vi invito, se volete, a iscrivervi per seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate i vari profili social, sapete che su TikTok stiamo facendo le live, su Instagram vi faccio partire alcuni sondaggi. Siamo un po' attivi, quindi passate se volete dare un'occhiata, altrimenti pazienza. Din don, vi ricordo anche la campanella. Grazie, grazie. Bando alle ciance, grazie per i commenti, alcune volte anche un pochettino spigolosi, ma ci sta. È il gioco delle parti. Eh, non so, mi è rimasto impresso. Poi mi è rimasto impresso un po' il commento di chi è Cravero, come si chiama l'assistente alla telecronica? No, il primo tempo, no, partita equilibrata. No, il primo tempo io ho visto un'ottima Atalanta, un'Atalanta superiore, anche perché mi è parso tipo la Lazio mi è parso un pochettino anche preoccupata. Magari è stata solo una mia sensazione, però l'Atalanta io l'ho vista in controllo, ha avuto innanzitutto aveva anche trovato un bellissimo gol con Kristovic veramente da attaccante dopo l'ennesima giocata di Zappacosta che in questo momento è veramente on fire, cioè Zappacosta ara la fascia e non è solo quantità, è anche qualità, la palla che appunto mette in mezzo o come va a impattare il pallone e finisce sulla traversa, ma anche nel secondo tempo quando sì la spara alta ma controlla e salta, se la appoggia sul destro, no? Da calcio d'angolo, quando la palla esce la seconda palla. Come no, no, bellissime giocate, le trovo veramente di bellezza. E vedo un primo tempo dove l'Atalanta ha fatto assolutamente la partita. La Lazio ci ha provato una mezza volta sul finale con quella palla buttata in mezzo per l'inserimento di Kenneth. eh, poco alto, forse quella palla in mezzo per Maldini, ma lì si fa trovare assolutamente pronto Ian che ci sono momenti in cui diventa insuperabile, altri magari un po' dove no, nel finale magari la munizione, però Ian quando sta bene anche lui è un bel Torelli. A proposito di Torelli, ma che fine ha fatto Ederson vorrei sapere, che fine ha fatto perché lo vediamo di rado. Boh. E però in questa, come dicevo, però poi la Lazio ha il merito, assolutamente il merito di portarsi avanti con un bel gol nella ripresa, veramente bello il gol, no? Come lavora, sempre lo stesso delle Bashiro, poi l'appoggia, poi chiude il dialogo
con Maldini, che è molto bravo a servirlo in profondità, però poi il gol lo devi fare, soprattutto un portiere come Carnesecchi che sa sempre chiuderti l'angolo e fa quel tocco sotto, quindi un gol veramente, veramente bello. Ripeto, io capisco la situazione, cioè non la posso capire, però cerco di immedesimarmi nella squadra di Sarri e ripeto, non è semplice con i tifosi che sono fuori dallo stadio, no? Che comunque ti mostrano una certa vicinanza, ma allo stesso tempo sono lì battaglieri nei confronti di una proprietà che gli sta togliendo l'amore. Non prendiamoci in giro, perché quello che vedo fa. Quello che si vede sui social, Lottito che continua a rispondere alle telefonate, mi sembra tutto. Veramente mi sembra tutto surreale in casa Lazio. Quindi in una situazione del genere, con lo stadio, tu giochi in casa, ma è come se non lo stessi giocando in casa. È veramente difficile. E quindi brava la Lazio a portarsi 2 volte in vantaggio. In realtà sul secondo c'è un erroraccio di Pasalic che non è da lui, perché Pasalic tecnicamente parlando che lui raramente sbaglia, però sottolineiamo anche il gol che fa Pasalic, perché poi è vero che è Samardzic là che si libera, va al tiro e lui praticamente fa un tap-in, ma non è un vero e proprio tap-in, no? Anche lì ci vuole coordinazione, tempo, reazione alla palla che ti arriva in un nanosecondo. Eh, ed è l'ennesimo gol di Pasalic, quindi di sicuro c'è un giocatore che non lo si può mettere sul banco degli imputati per un errore, assolutamente, mai nella vita, Marione. E, e, e quindi diciamo, brava l'Atalanta poi a pareggiarla, perché vai 2 volte sotto e li devi trovare i gol, li devi trovare ed è stata assolutamente brava in questo. Dall'altro lato una Lazio però che anche essa un po' fragile, cioè io ho sempre detto Sarri comunque lo si parla per il gioco, ma la fase difensiva te la cura alla grande. Non lo so, se sei un po' impaurita, no impaurita, sei un po' messa troppo a scudo e penso Samardzic che va troppo facilmente al tiro, penso bellissima giocata di Sulemana sul secondo gol, ma praticamente ci sono 2 giocatori al limite dell'area di rigore dell'Atalanta liberi. Dall'altro lato però vi devo dire che l'Atalanta come al solito ne porta tanti in aria, quindi è sempre un po', no? È sempre da dove la si vuole guardare, dal lato della proposta dell'Atalanta che è molto aggressiva o dal lato della Lazio che si è fatta troppo schiacciare. Non è semplice poi raccapezzarsi. Sicuramente poi nel finale è uscito questo 2-2 che ci può stare per quello che abbiamo visto. E resta secondo me alla luce di tutto favorita l'Atalanta al ritorno, perché l'Atalanta al ritorno giocherà in casa, pubblico diverso, squadra che poi si resetta tutto tra l'altro, perché c'è tanto tempo tra l'andata e il ritorno, e questo che poi mi fa un po' arrabbiare. Che senso ha giocare l'andata e poi il ritorno dopo una vita intera? Boh, ci sono cose a cui faccio tremenda fatica a rispondere. Comunque, vabbè. Fatemi sapere cosa ne pensate voi e vi aspetto sotto nei commenti, va bene? Un grande abbraccio signori belli, un abbraccione grande.